Per Jam dalla A alla Z, il primo podcast italiano dedicato al gruppo di Seattle. Io sono Luca Villa e in questo podcast analizzo tutte le canzoni che i Per Jam hanno scritto e inciso dal 1990 a oggi. Testi di Daria Moretti e Luca Villa, voce di Luca Villa, musiche di Alessandro Masau. Bentornati sul podcast di perjamonline.it. Oggi è una puntata un po' speciale perché sono successe davvero tantissime cose negli ultimi giorni nel mondo dei Per Jam. Intanto io sono Luca, con me ho Daria, ciao a tutti. Ciao a tutti quanti o voi che ci state ascoltando. Oggi parleremo di che cosa parleremo, Daria? Di un po' di cose che sono successe negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, direi. A partire da l'elezione del Papa, perché noi comunque volevamo parlare di questo Papa americano, anche se io volevo appunto un Papa filippino, ma che non ho mai capito se poi era filippino di nome o di fatto, se veniva dalle Filippine o era filippino Box Spring Gog, come la canzone di Tom Waits. Papa americano di Chicago, tra l'altro, come ha ricordato anche Vedder, mi sembra, durante un concerto. In realtà non siamo qui per parlare del Papa, pace all'anima sua. Ma come? No, non è morto. Il vecchio sì, e tutto il resto che ne viene per l'altro nuovo, del quale comunque a me potrebbe interessare meno che zero, e quindi parliamo di una cosa che è successa, direi, partiamo da lì, nella notte tra la domenica e il lunedì mattina qui in Italia. Verso l'alba è arrivata un'email del Ten Club. Oh mio Dio. Che annunciava l'uscita di un EP di 4 canzoni. Inedite? No. E infatti le persone, svegliandosi al mattino, si sono ritrovati questi mail del Ten Club e non ci hanno capito molto all'inizio, perché dicevano: ma cos'è un nuovo EP? Ma sono pezzi già editi. Che cos'è questo EP che hanno annunciato con una tempistica così strana? Tra l'altro, qualche ora prima di questo annuncio via mail era arrivata la mailing list che arriva ogni mese agli iscritti del Ten Club, e non solo, perché arriva anche se uno si iscrive semplicemente alla loro mailing list, dove in queste ormai mailing list chilometriche che escono una volta al mese, e meno male, perché ci vuole un mese per leggerle ormai, perché ci mettono così tante informazioni. Comunque in questa mailing list del 10 maggio non era menzionato alcun EP. Poi io la mattina, quando mi sono alzato alle 7, ho visto che era disponibile su Spotify un nuovo EP dei Per Jam, con tanto di cover, che ho subito detto: cazzo, ma cos'è? Roba nuova, non avevo aperto neanche a modo. E poi ho guardato appunto la mail che era arrivata, che preannunciava l'uscita e quindi annunciavano il preordine, la messa in preordine del nuovo EP The Last of Us, ovvero 4 canzoni, tutte parte integrante dell'universo di The Last of Us, videogame prima e poi serie televisiva, con il nostro amico Pedro Pascal, che era stato tra l'altro l'anno scorso una fan a un concerto di Taylor Swift. Aveva fatto questo video che era diventato virale, dove andava da vedere e dire: ciao Bruno Pascal, o come cazzo si chiama, l'attore e in realtà era di Vedder, non era, però si assomigliano un po'. Casualmente questo attore è l'attore che fa Joel nella versione televisiva per il piccolo schermo per HBO in America e qua da noi Sky e Now TV, appunto, di The Last of Us, che nasce comunque come videogame nel 2020. E quindi i Per Jam hanno fatto uscire questo EP di 4 pezzi che tutti e 4 si ricollegano all'universo sia del videogame che della serie televisiva, soprattutto della serie televisiva. Allora, è uscito in formato digitale, quindi disponibile a tutti sulle piattaforme di streaming, e specifichiamo invece la versione in vinile
che era, ormai non lo è più perché è andata esaurita, ma era disponibile solo per i membri del Ten Club. Solo ed esclusivamente per i membri del Ten Club in unica copia, quindi ogni membro del Ten Club poteva preordinarne un'unica copia. Data di release non è al momento nemmeno nei piani, è un TBA, TB Announced, TB Decide o quello che è, e quindi prima o poi lo stamperanno e prima o poi lo invieranno a chi ha fatto il preordine in quelle meno di 24 ore in cui era disponibile il preorder. Ti faccio una domanda, visto che magari non tutti sono membri del Ten Club, oppure ci sono dei membri del Ten Club che non hanno fatto in tempo a ordinarlo, ma pensi che uscirà mai anche, diciamo, nei negozi o comunque negli store online? Allora, siccome adesso ho guardato su internet per vedere il nome, si chiama Pedro Pascal alla fine, l'attore, un famosissimo sex symbol adesso addirittura, quindi se appunto la serie televisiva con Pedro Pascal riuscirà a portare a streamare un sacco questo EP in digitale, ovviamente disponibile su tutte le piattaforme in streaming, ovviamente è prevedibile, anche se nel mondo di Pearl Jam nulla poi è così semplice a volte, ma comunque è auspicabile, ecco, che venga riproposto in CD, perché comunque i 4 pezzi dei quali parleremo da adesso comunque durano in tutto sui 20 minuti, quindi è un EP vero e proprio, 2 canzoni lato A, 2 canzoni lato B, casomai potrebbe uscire sia in CD che in una ristampa in vinile, ovviamente perdendo l'esclusività di quella versione esclusiva, quella sì invece fatta per i membri del Ten Club, che appunto abbiamo detto è andato sold out in meno di 24 ore. I pezzi, aspetta, premetto che, perché mi sembra giusto dirlo, io non conosco il videogame e purtroppo non ho mai avuto occasione di vedere la serie, anche se penso che provvederemo al più presto perché ne parlano tutti. Parliamo dei pezzi inclusi in questo EP. Quali sono e come mai sono state scelte proprio quelle canzoni all'interno della serie e del videogame? E allora, intanto il pezzo principale, e infatti nell'EP è presente in ben 2 versioni, è Future Days. Perché Future Days era parte della colonna, non neanche della colonna sonora, di una scena fondamentale del primo videogame di The Last of Us, perché ne hanno fatti 2, e praticamente nel primo Future Days era una canzone che faceva ben capire il rapporto che si era instaurato tra i 2 protagonisti principali appunto del videogame, quindi un padre che ha perso la figlia e questa ragazza, e in questo scenario post-apocalittico molto dark, oscuro, tenebroso, e infatti Future Days, che comunque brilla di una luce di speranza nel futuro, perché è comunque un finale molto di disco, dico, se la ripensiamo a quando originariamente, perché comunque il pezzo in realtà al netto di The Last of Us ha 12 anni, perché è stato pubblicato nel 2013 come traccia finale di Lightning Bolt, è un finale molto speranzoso in realtà. E comunque questo pezzo è presente in 2 versioni, la prima canzone del lato A è la versione in studio, e la prima canzone del lato B del vinile o anche dello streaming, la terza traccia potremmo dire, è Future Days, registrata a Loana nel 2024 con tanto di dedica di Eddie ai personaggi fittizi del videogame e della serie televisiva, dove dice questa è proprio per voi, e quindi è molto, molto bello. È una versione tra l'altro incredibile quella suonata a Loana, molto migliore di quella in studio, che comunque io non ho mai digerito troppo perché soffre di una iperproduzione di Brandon O'Brien, che ha dato troppa enfasi a queste note pianistiche che introducono e sono presenti anche sull'outro del pezzo, e che enfatizzano troppo una canzone che non aveva niente da enfatizzare, perché il cuore pulsante e vero di quella canzone è la voce e la chitarra di Vedder, secondo me. Però comunque c'è anche questa versione qui. In più c'è l'altro lato, ovvero la seconda traccia del lato A, del side A, è All or None, che appunto rispecchia ancora di più il mood della serie e del videogioco, quindi
di questo scenario post-apocalittico, quindi una canzone dove appunto è tutto o niente, come dire. E poi anche questa versione normale, tranquilla, la closing track presa di peso da Riot Act. E poi abbiamo il pezzo da 90. E abbiamo quello che, quando ho aperto appunto la tracklist di questo EP, io uso Spotify, ma appunto su qualsiasi piattaforma, Present Tense, Redux. Ho detto, che cazzo è Redux? Per i più disattenti, Present Tense, che ce l'ho tatuato da 20 anni su un braccio proprio quest'anno, cade il ventennale del mio tatuaggio di Present Tense, è il mio pezzo preferito di Pearl Jam. Quindi pensare che esistesse una nuova versione, un qualcosa di diverso di Present Tense, ho detto cazzo, tosta, perché comunque ricordiamolo, i Pearl Jam non è che abbiano reinciso chissà quanti loro brani, se si toglie appunto un po' il discorso delle sovraincisioni che hanno fatto su vari pezzi presenti in Lost Dogs e che qua non analizzeremo, li abbiamo analizzati tempo fa in un video presente su YouTube dove parliamo di tutto Lost Dogs e delle differenze di tracce, per dire You che hanno aggiunto delle parti di chitarra, Eddie delle parti di voce, eccetera eccetera. I Pearl Jam in realtà non hanno mai molto riregistrato delle loro canzoni. È successo con Even Flow, quello sì, perché la versione originale di Ten, suonata con Dave Cruzen, sicuramente molto meglio, molto meno azzeccata di quella reincisa l'anno seguente, nel 92, con Dave Abruzzese, all'epoca nuovo nella band, che dava più dinamicità e energia al pezzo proprio. Poi avevano fatto qualcos'altro, release anche, comunque Eddie ha reinciso la sua parte vocale per il film Out of the Furnace, dove peraltro aveva inciso delle canzoni inedite che rimangono tuttora in un cassetto, comunque tornando ai pezzi reincisi, appunto questo qui. Brother, che comunque Brother anche lì per la Legacy Edition di Ten fu reincisa completamente, voce e musica dai Pearl Jam nel 2008 durante le session di Backspacer, praticamente non tenendo quasi niente dell'originale, risuonando abbastanza fedelmente l'originale, ma risuonandola ex novo in studio. E poi Present Tense. Com'è questa nuova vecchia Present Tense? Present Tense era subito, quando è iniziata, quello che colpisce di più l'orecchio soprattutto di persone come noi che l'ascoltano ormai da 30 anni, perché l'anno prossimo compirà 30 anni come pezzo, è che la chitarra elettrica di Mike, dell'originale No Code, qua è sostituita da una chitarra acustica. Incredibilmente nel primo verso però la take vocale di Vedder non è tale quale, è proprio la stessa take utilizzata da Vedder per No Code, ma già lì si intuisce che c'è qualche synth sotto, un tappeto, un landscape quasi, crea più cinematografico ovviamente. Non è un caso che appunto è destinato al quinto episodio della seconda stagione, comunque che chiude il quinto episodio della seconda stagione di The Last of Us. È già andato in onda? È andato in onda in America domenica, appunto, quindi da noi ieri sera, però ieri sera, cioè quindi lunedì, un lunedì 12 maggio, per quello che hanno pubblicato l'EP anche digitale, perché altrimenti molti avrebbero detto ma che cazzo di versione è di presente. Quindi diciamo le due uscite sono coincise. Sono coincise, esatto, e praticamente la seconda parte, dalla seconda strofa, Eddie, c'è un breve bridge, non è un bridge, è un momento di silenzio dove questo landscape di base fatto con una specie di tastiera synth che si sente una cosa così, e lui riparte a cantare con la sua voce attuale, quindi ha reinciso il pezzo. Tutto il pezzo musicalmente è stato reinciso, soprattutto per la prima volta con Matt Cameron, che ovviamente nella versione originale non era presente in quanto all'epoca c'era Jack Irons alla batteria. Specifichiamo, la voce è sempre la stessa, è il modo di cantare di Eddie che, se uno ci fa caso, tra l'Eddie del 96 e l'Eddie di oggi
è cambiato lui, insomma, cioè è cambiato il suo, si può dire, il suo registro vocale? No, perché in realtà il registro è lo stesso, il suo modo di interpretare la canzone. Ecco, anche soprattutto di qua, l'interpretazione. Cioè, ovviamente la voce col passare degli anni può leggermente calare più o meno a seconda della voce che uno ha, eccetera eccetera, ma è proprio come lui ormai interpreta certi pezzi che non li interpreta più come nel 96, giustamente, perché sono passati praticamente 30 anni, e quindi è una nuova modo di sentire Present Tense. Ovviamente anche le parti soprattutto di basso mi hanno molto intrigato, perché sono risuonate completamente, ma cambiano anche proprio le note che Jeff suona, ed è molto interessante. E la batteria, che è una novità, perché comunque Irons nella versione originale suonava molto differente, e comunque l'interplay che c'era tra i vari musicisti per me era molto meglio nella versione originale. Questa sembra quasi la versione strumentale, non tanto quella di Eddie, ma non tanto la take vocale di Vedder, ma la take strumentale quasi presa da un soundcheck, soprattutto sul finire, perché sul finire c'è la classica chiusura di Matt Cameron, come chiude i pezzi sia dal vivo che in soundcheck di adesso, quindi non mi stupirei se venisse poi fuori che in realtà la take strumentale viene da un soundcheck di concerto a Greensboro del 2023, non lo so. Sono d'accordo con te, anche perché il mio primo pensiero è stato proprio questo, cioè sembra proprio come la suonano oggi, come se fosse tratta non tanto da un live, ma proprio da o una prova in studio o un soundcheck. È quello l'effetto che mi dà. Quale preferisci delle due versioni? Io sono nostalgica, quindi sarò per sempre legata all'originale, però non mi dispiace anche questa Redux version che hanno fatto, ma rimango sempre legata all'originale. Io non sono nostalgico, eppure la versione di No Code è 1000 metri sopra, perché non c'è la batteria, ed era perfetto per un pezzo del genere, come se adesso si mettessero in mente di riregistrare In My 3 Who You Are. Ovviamente Matt Cameron non è il tipo di batterista che riesce a rendere migliori pezzi del genere, invece se, non so, riregistrassero in studio Hail Hail, ecco che Matt Cameron potrebbe infondere alla nuova versione che ci immaginiamo una potenza molto superiore a quella che diede all'epoca Irons ai tempi di No Code. Probabilmente questa scelta di riregistrarla o riarrangiarla è funzionale al progetto della serie TV, cioè forse volevano una versione un po' più attuale. Sì, è anche molto presente dei landscape sonori tipici delle serie televisive, soprattutto americane attuali. Ci sono dei momenti dove, appunto, ripeto, c'è questo synth, dico io synth, non so, comunque questo tappeto quasi impercettibile, ma se uno alza il volume lo ascolta, che è molto cinematografico, quindi si presta di più probabilmente. Neanch'io ho visto, io devo ancora anch'io, come ben sai, vedere The Last of Us, e quindi però non penso che sia più di quel tanto funzionale rispetto invece a Future Days, che invece è proprio cioè parte della storia, sì, quello che ho letto, parte proprio basilare della storia, cioè. Bene, questo è l'EP, insomma. Posso aggiungere una cosa? Un po' terra, però siccome se ne è parlato soprattutto tra i fan italiani, europei in generale. Allora, il costo dell'EP, ricordiamo un vinile, giusto? Colorato, adesso non mi ricordo. Sì, mi sembra Grey Smoke o Black Smoke. Vabbè, $25, che è abbastanza in linea con i prezzi dei vinili. Anzi, per un EP aggiungo 4 pezzi, 20 minuti, potevano anche spararlo leggermente di più, visto che il singolo di Vedder uscito per il Record Store Day, che è presente sul Ten Club, costa $25 uguale, ma sono 2 pezzi e basta. Quindi $25, prezzo in linea. Però purtroppo, almeno per quanto riguarda noi fan italiani, europei in generale, c'è il grosso problema che venendo dall'America, il Ten Club insomma il suo quartier generale in America, le spese di spedizione, allora tra una cosa e l'altra sono, mi sembra, $23 di spese di spedizione, che capisci che su un prodotto da $25, cioè praticamente costa come il vinile stesso. Come mai? Beh, le spese di spedizione così alte è perché
dipende, useranno comunque dei servizi più non espressi, perché non si può dire espressi perché ci vuole sempre un mese dall'America, adesso forse un paio di settimane, ma comunque non è un vero espresso, non è adesso non mi ricordo il servizio di DHL o di UPS, come si chiamano quelli, First Delivery tipo. Ma non usano quello di sicuro. Non usano sicuramente quello, altrimenti costerebbe $4.000. E costano così tanto, non lo so, ha fatto discutere il fatto che comunque non si possono inglobare più ordini nello stesso ordine, ma la risposta è molto semplice. Amazon, faccio l'esempio con Amazon che viene molto semplice come cosa. Se tu Amazon hai un tetto da 35 euro, sopra i 35 euro le spedizioni non le paghi, ma se tu fai un pre-order di 2 Blu-ray, il primo è The Substance, che è in pre-order, e il secondo, e mettiamo costa 18 euro. Il secondo è invece uno di catalogo, è Terminator, il Blu-ray di Terminator, che costa 10 euro. Loro ti fanno comunque in tutto, anzi no, diciamo che costa 20 euro e saresti già a 38, quindi avresti in teoria le spese addirittura gratuite, no? Mentre invece se tu fai il pre-order non arrivi ai 35 perché loro te li scorporano, il primo, il più vecchio, già in catalogo te lo mandano, e l'altro invece te lo fanno pagare con la spesa di spedizione da calcolare quando verrà spedito. Quindi cosa succede? Che loro non possono inglobare e fare in un'unica spedizione 3 vinili, incluso quello, perché questo non si sa quando verrà stampato. Loro a livello probabilmente di fattura, se tu fai un acquisto di 3 vinili te li devono mandare tutti e 3 in uno stesso momento, non spezzettati, perché poi gli costerebbero di più anche le spese di spedizione, quindi alla fin fine. La vera domanda è, siccome è uno store europeo, UK European Shop, mai usato tranne che per vendere 3 cagate di maglie, perché le cose nuove non le mettono lì? Non mi usano nemmeno Darth Vader, insomma, che poi uno andava nel negozio della propria città, se c'è ancora nella propria città, a prenderlo. Però perché non li mettono lì? Figuriamoci, una roba del genere, anche quella avrebbe fatto risparmiare a noi europei parecchi soldi, casomai uno con più o meno la stessa cifra si prendeva 2 vinili addirittura. Però lì non sono, secondo me, se posso essere un po' polemica, non sono cose che invogliano all'acquisto sul Ten Club, perché comunque se spendi $23 per avere un vinile che ne costa 25, ti fai un paio di domande prima di acquistarlo, no? Però dimentichi una cosa, che essendo un'esclusiva Ten Club o lo prendi lì o lo prendi lì. Darth Vader no, ma questo sì. Quindi se lo volevi l'unico modo per averlo era prenderlo e soprattutto sono scarsa considerazione sui fan e andare a spendere delle spese di spedizione appunto che equivalgono all'oggetto stesso, che è una cazzata. È come se Vinted per una maglia da 20 euro ti chiedesse 20 euro di spedizione. Vinted qual è il suo forte? Che le spedizioni costano un cazzo. Invogliano, invece loro, visto che non sono lituani ma sono americani e non gliene frega una minchia di queste cose, possono permettersi. Sai perché se lo possono permettere? Perché la gente lo compra comunque, quindi non gliene frega niente. Comunque noi l'abbiamo comprato? Sì, però ritengo che comunque ci sia da qualcosa da rivedere da quel punto di vista, perché non è segnale di scarsa considerazione, soprattutto per i fan non americani. Da una vita, però quando avevano almeno fatto quello shop che poi è nato e morto nello stesso momento praticamente, più o meno all'epoca di Lightning Bolt se non mi sbaglio, non è mai più stato updatato, manco mettono i poster europei lì. Cioè se uno vuole un poster europeo che lo mettono nello shop, anche se europeo lo devi prendere dall'America, perché nello shop europeo non ci sarà mai, quindi va bene, chiudiamo questa parentesi un po' polemica e parliamo invece del tour, perché in questo periodo i Pearl Jam sono in tour. Come sta andando il tour? Il tour, da quello che vedo, i ragazzi sono informissima, è proprio un proseguimento totale del Darth Vader World Tour del 2024, questo appunto si chiama Darth Vader Tour 2025, non c'è il World, infatti non si sa se è terminato questo tour, che termina da qui a una settimana circa. Ci sono ancora altre 3 date, sta andando molto bene, i pezzi del nuovo disco, io lo dico perché come anche te, però abbiamo amato molto questo disco, continuano a essere suonati, spesso già nel tour seguente all'uscita del disco
generalmente la band iniziava a tirarne via di pezzi, e invece vengono suonati un bel po', li suonano sempre benissimo. Le scalette sono più o meno come quelle dell'anno scorso, alternano pezzi nuovi, classici a rarità. Per dire, nell'ultimo concerto hanno suonato Hold On, che non la suonavano dal 2018. Ogni tanto hanno tirato fuori Satan's Bed, hanno tirato fuori alcune chicche rarità come So You Wanna Be a Rock and Roll Star dei Birds, che l'ultima volta che l'avevano suonata, vado così a memoria, era al New Orleans Jazz and Heritage Festival del maggio del 2010, quindi mancava da una setlist dei nostri da 15 anni. Bella rarità anche quella, soprattutto se a uno gli piacciono i Birds. E scalette sempre molto, secondo me, coinvolgenti, sempre sulle 2 ore e mezza, 2 ore e 20, 2 ore e mezza. Main set di 17-18 pezzi, anchor unico, non più 2 ma un anchor unico di altri 7 pezzi. In tutto siamo sui 25 canzoni in tutto show, e per me è un ottimo continuo. Speravo che riuscisse a arrivare, così si vociferava, comunque in un'estensione di questo tour del 2025 anche in Sud America. Al momento, e siamo a metà maggio, non è ancora stato annunciato nulla, e inizio quasi a pensare che abbiano tagliato, screppato qualcosa per un possibile invece tour europeo 2026. Al momento non c'è alcuna voce, ma ovviamente i piani per l'anno prossimo li stanno decidendo adesso. Al momento non ne sappiamo nulla, ce l'auguriamo, ma non si sa nulla. C'è da sperare che ritornino, soprattutto se decidessero di tornare in Europa nel corso del prossimo anno. Si dovrebbero ricordare di come è andato il tour del 2024, non tanto per la sfiga dei concerti cancellati, ma per comunque i prezzi che erano molto alti. Casomai un nuovo tour in altre location, semmai un po' meno intime, di palazzetti così, potrebbero far calare un po' i prezzi, che comunque in generale sono di tutti i concerti lievitati in una maniera mostruosa, anche solo per vedere una band nuova come, per dire, Black Country New Road, 25-30 euro ti partono, via via andare i Nine Inch Nails ti costano almeno 80-90 euro, e per Jam via dicendo. C'è da sperare che se andassero i Per Jam, quando ritorneranno in Italia in posti un po' grandi, non enormi ma un po' grandi, i prezzi dei loro biglietti medi potrebbero essere leggermente inferiori rispetto a quelli dell'anno scorso, che erano eccessivamente alti, secondo me. A proposito dei concerti di questo tour, hanno cominciato a pubblicare i bootleg ufficiali. Il 6 maggio è uscito quello di Hollywood Florida, e il 10 maggio Hollywood 2. Tu li hai già ascoltati? Sì, ho ascoltato il primo, il secondo è uscito ieri, mi pare, ieri e l'altro, sì, 10 maggio. 10 maggio, ok. Il secondo non l'ho ancora ascoltato. Impressioni dopo aver ascoltato il primo? Suono sempre veramente alto, come sempre, cioè alta qualità, qualità di soundboard, quindi non sbagliano. Il mixaggio è piuttosto buono rispetto a certi bootleg del 2018 mi pare, o 2016, che erano un po' mixati così. Ne avevamo parlato anche in quella puntata con io e Luca Benaglia, proprio della qualità però mi pare di questo tour è la stessa qualità del bootleg dello scorso anno. Certo. È molto ben mixata bene, ecco. A livello di performance? La band è veramente, già dalla prima data, è super in forma. Ha una piccola chicca bella, che l'altra sera, non a Raleigh ma non ricordo dove fossero onestamente la città, Nashville, brava, è salito sul palco il leggendario Peter Frampton, che Peter Frampton, per chi non lo conoscesse, andatevi almeno ad ascoltare Frampton Comes Alive, doppio album uscito nel 76, dove ci sono un sacco di canzoni favolose come Baby I Love Your Way e tutte queste cose qua. Questo è un classico degli album dal vivo, uno dei dischi più venduti della storia degli album dal vivo, il doppio album dal vivo più venduto della storia addirittura, ed è salito sul palco a suonare Black in una versione bellissima, dove
alla fine Eddie ha cantato anche nell'outro di Black un pezzo di Frampton ed è stato un grande onore perché ormai, poverino, lui ha dei problemi muscolari alle gambe che non lo permettono più di far stare in piedi, cioè non riesce più a stare in piedi, infatti tutti si sono seduti in segno di rispetto e anche lui ha suonato da lì. È stato un bel momento. Grande Peter. Quindi ha fatto Black. Anche Amanda Knox ha fatto Black recentemente. Ne vuoi parlare così, en passant? Sì, infatti quando avevo pubblicato questa notizia di Amanda Knox che con i Exonerate, qualcosa del genere. Band, vabbè, questa band di tutti ex detenuti, a detta loro ingiustamente, a detta loro innocenti, quando ho pubblicato l'articolo che comunque appunto McCready, grazie soprattutto a Ashley perché era dentro a una specie di convegno che hanno fatto a Seattle. Ashley McCready, specifichiamo, la moglie di Mike. La moglie di McCready, sì, che l'ha convinto appunto a salire sul palco. McCready, che comunque, come ogni americano, conosce la storia della Knox perché la Knox è di Seattle, ovviamente, e assolutamente è andato lì a suonare in questa band e hanno fatto 2 cover dove è apparso McCready, poi in realtà loro hanno fatto altre cover, hanno fatto Black, Yellow Let Better. Lei le ha cantate in una maniera un po' così e così, più che altro. Quando ho pubblicato la notizia sul nostro sito e sui relativi social, è stato un po' di scompiglio, è stato un po' di scontro, perché comunque soprattutto in Italia è stato un po' tra virgolette divertente, tra virgolette, perché comunque il tema non è divertente, no. Però è stato divertente vedere come molti italiani dicessero: ma che cazzo state pubblicando, la Knox è una assassina, così. Invece gli americani che su Instagram invece scrivevano: vaffanculo italiani di merda che l'avete incarcerata per anni a noi che siamo proprio italiani, come se poi noi fossimo la corte, cazzo di Assisi, che cazzo era la corte di, quella era quella che l'aveva condannata. Adesso vabbè, è stata un po' complicata la storia processuale, comunque è stata assolta dalla Corte di Cassazione nel 2019. A proposito di Mike, vabbè, questo di Amanda Knox era una piccola parentesi così. A proposito di Mike invece, però, è uscita oggi o ieri, comunque siamo proprio sul pezzo, perché è uscita una nuova intervista a Mike e a Jeff dal mitico Rick Beato. Io non lo conosco, non so chi sia Story. Lui è un personaggio molto famoso perché Beato, ma immagino che sia Rick Beato. Tutte le persone che lo conoscono dicono: oh, sei tu Rick Beato tra le donne, e lui dice: no, sono Beato tra i Jam. E questa qua è sempre la cosa, fa un po' scherzo, lui gioca con i suoi amici dicendo questa cosa. Non sappiamo come cazzo si dica Beato o Beato. Allora, siamo italiani, allora, lo chiameremo Rick Beato e sti cazzi, abbiamo il nuovo papa, quindi rimaniamo in tema. E ricordiamo sempre che Bruce Springsteen chiama sua moglie da 40 anni Patti Schialfa quando si chiama Scialfa, quindi noi lo chiamiamo Beato, e cazzo di Beato se non si chiama così. Cosa ha detto Mike McCready a Rick Beato? McCready in realtà non è che abbia detto molto, è stato più che altro Jeff Ament che ha detto che vorrebbe, stanno già pensando al 13° album in studio dei Pearl Jam, non hanno iniziato a scrivere o a registrare, poi ci stanno pensando, e lui vorrebbe ritornare a una fase diciamo molto primordiale del loro sound, andando a registrare addirittura su 8 piste, con ognuno con la sua pista dedicata, quindi una versione molto live del prossimo disco. Vedremo cosa succederà, eccetera eccetera, però è già bello che comunque, siccome Dark Matter è ancora un disco giovane, ha 1 anno adesso praticamente, già la band abbia in mente di comunque continuare a creare nuova musica, e lui dice soprattutto noi lo facciamo per cercare di esplorare anche nuovi orizzonti, perché non è così semplice a volte farlo, ma se dovessimo semplicemente ripetere vecchie cose o vecchie soluzioni musicali, la nostra proposta potrebbe anche finire qui. Invece per noi la ricerca e l'evoluzione del nostro sound passa appunto dalla nuova musica, insomma belle cose, non c'è niente per cui strapparsi i capelli, però già il fatto che la band, a distanza ripeto solo di 1 anno dall'uscita di Dark Matter, poco più, abbia già iniziato a parlare del loro nuovo chapter, del loro nuovo disco,
del 13° disco in studio, che comunque se ci pensi non è poco, perché 13 dischi per una band degli anni 90, più della metà delle band o sono morte, finite, splittate, quant'altro. Tra l'altro Jeff ha concluso l'intervista con una frase molto bella. Ha detto: ho perso amici come Andy e Chris, si riferisce chiaramente a Andy Wood e Chris Cornell. Ogni volta che salgo sul palco penso a quanto siamo fortunati e non voglio mai sprecare quello che ci è stato dato. Molto bello, sempre un signore Jeff. A proposito di Chris Cornell, c'è un'altra grande notizia delle ultime settimane, grandissima notizia. L'ufficialità della loro introduzione nella Rock and Roll of Fame, Finalmente. entreranno insieme a band come White Stripes, Bad Company, ma anche Cyndi Lauper, per dire, e la cerimonia ci sarà l'8 novembre a LA, a Los Angeles, dove tra l'altro è seppellito anche all'Hollywood Forever Cemetery lo stesso Chris Cornell, accanto alla statua di Johnny Ramone. Accanto a Johnny Ramone, accanto, so che è vicino anche, mi pare, Michael Jackson. Ci sono tantissimi, lì sarebbe un posto da visitare. Vabbè, cimiteri non è che... Ma sbaglio, seppellito lì anche David Lynch. David Lynch, ho visto la sua tomba, sì, ed è proprio lì vicino. Sì, comunque anche lì. E anche Lanegan è lì. Anche Lanegan, bisogna andare, sì. ragazzi. Assolutamente. E lì li metti insieme, gli fai fare una jam appunto diretta da David Lynch, cazzo, sarebbe tanta roba. Tornando ai Soundgarden nella Hall of Fame, grandiosi, finalmente. Ci sono tantissime altre band, come quella maglietta che indossò Jeff quando i Pearl Jam erano inclusi nella Rock and Roll of Fame. Indossò una maglia con tutti i nomi degli esclusi ancora dai non inclusi, diciamo, non gli esclusi, non inclusi nella Rock and Roll of Fame, una lista che non finiva più, che andava dai Joy Division, che tra l'altro anche quest'anno erano tra i papabili, ma dopo alla fine non sono stati, agli MC5, a tantissime band che comunque sicuramente... Tra l'altro, seconda introduzione di Matt Cameron dopo quella coi Pearl Jam nel 2017, quindi seconda volta che entra nella Hall of Fame. Credo che della sua generazione ci sia solo Dave Grohl che ha avuto una cosa simile, prima con i Nirvana, poi con i Foo Fighters. Allora va bene, allora insieme a Dave Grohl, Matt Cameron è il secondo Granger. Tra l'altro batterista anche lui, quindi. Batterista, vedi che allora il prossimo sarà Sean Kinney. Poveraccio. Sean Kinney che salutiamo, perché poverino hanno dovuto annullare le date degli Alice in Chains americane perché ha avuto un grosso problema di salute. Pare però risolvibile. Non gravissimo, però. E anche loro insieme ai Soundgarden stessi saranno il grandissimo, leggendario, imperdibile super heavy metal concerto finale dei Black Sabbath, che terranno nella loro Birmingham il 5 luglio del 2025. Concertone epocale, perché se uno va a leggere i numeri c'è da impallidire. I nomi, scusa, se uno va a leggere i nomi in cartellone. Pare addirittura che risorgerà per l'occasione Jimi Hendrix, risorgerà e andrà a suonare anche lui, perché ci manca proprio veramente pochissimi artisti, perché dai Guns N' Roses ai Metallica, ai Pantera, Alice in Chains, Soundgarden, poi ci sono tutti quei cazzoni dei vari tipo Fred Durst, merda simile, però comunque c'è anche loro, sono stati influenzati purtroppo anche loro dai Black Sabbath. C'è anche Roddy Bottum dei Fade No More, cioè insomma una line-up mostruosa. E c'erano anche i Soundgarden. Saranno anche i Soundgarden, comunque finalmente entreranno nella Rock and Roll of Fame. Speriamo, oltre il concerto che faranno e che si vedrà poi, e adesso ne parliamo anche di chi potrebbe introdurli o meno, ma speriamo che questa cosa sblocchi anche il fatto dei 7-8 canzoni inedite per andare a fare il disco postumo e che riescano a completare questo disco, perché comunque sia per i fan, Kim Thayil ha giustamente detto sarebbe anche un bel regalo per onorare Chris Cornell. Speriamo che riescano a finirlo questo disco, perché anch'io muoio dalla voglia di sentirlo. Comunque sono, giusto perché si fosse perso gli ultimi capitoli, le canzoni registrate
dopo che il gruppo finì il King Animal Tour nel 2014, nel 2015, 16 e 17 fecero dei tour estemporanei più slegati dal King Animal Tour e iniziarono lì appunto a scrivere e incidere queste quantomeno 7 canzoni. Andate su per Jam Online, ci sono anche i titoli e i crediti addirittura, e sono sicuro che non sono solo 7, ma almeno altre 2 o 3, e siamo già un disco. Sì, poi purtroppo questo materiale è stato al centro anche di una battaglia legale con gli eredi Cornell, quindi la seconda moglie, questo sicuramente ha influenzato il fatto che questo materiale sia fermo, insomma, da anni ormai. Un anno e mezzo fa mi ricordo quando Matt Cameron disse che Dark Matter appunto era pronto e così, gli avevano chiesto del disco postumo, quindi ultimo disco dei Soundgarden, lui aveva detto purtroppo è in un limbo ancora per le beghe legali alla fine. Speriamo che si risolvano. Ma chi introdurrà? No, ma a parte chi introdurrà, ma anche chi si esibirà al posto di Chris Cornell, perché stanno girando le voci più disparate. Anche qua ho trovato un articolo su Per Jam Online dove appunto abbiamo cercato di analizzare le possibili voci che potrebbero prestarsi a fare appunto da cantante ai Soundgarden in quell'occasione. Kim solo recentemente ha detto stanno guardando l'esibizione del 2014 dei Nirvana quando entrarono, che usarono rispettivamente Joan Jett, Kim Gordon, Lordi e mi pare Sam Vincent, e una tutte roba donne, simile. Quindi ci sarà Taylor Momsen sicuro. Più che altro non parlava tanto di genere, ma parlava della loro scelta di usare vari cantanti. In quel caso erano tutte femmine. Io spero per i Soundgarden anche qualche maschio. Io non credo, secondo me saranno due. tutte femmine. Però vedremo. Se sono 4 femmine hai già fatto, perché Taylor Momsen, Shanna Shepherd, che hanno appena fatto il concerto con i New Dragons in dicembre, e Matt Cameron ha fatto l'EP New Beginning proprio con lei, Brandi Carlile, che ovviamente hanno fatto anche come si dice, quel singolo per il Record Store Day, dove Brandi Carlile addirittura ricantava 2 pezzi dei Soundgarden, oltre a essere stata raggiunta sul palco dagli altri tre superstiti dei Soundgarden. La quarta mettiamo Sam Vincent, che va bene, che va comunque bene, è buono, come, abbiamo già. Come prezzemolo. Altri papabili secondo te? Altri papabili, come mai uso questo termine? Sapete, adesso vi svelo una cosa che questa fa abbastanza sorridere. Dopo c'è un'altra cosa che dobbiamo dire abbastanza da ridere su Gloria Fettgana, ma questa non è Gloria Fettgana, è papabile. Io non sapevo che c'entrasse col Papa, l'ho scoperto solo al momento della sua reelezione. Ma papabili, perché sono papabili. Io pensavo che invece papabile fosse pappabile, cioè pappabile, tipo me lo magno, guarda, me lo mangerei. Questo qua è un disco pappabile, minchia, è talmente buono che me lo mangerei. Ma veramente tu pensavi che volessi dire la pappa? Pappabile. E così ho scoperto, grazie a Black Francis. Black Francis? Come si chiama l'uomo? Si chiama Robert Francis, è vero? Vedi, Pixies alla fine, il cantante dei Pixies in realtà. Scopri magari un parente pure di Frank Black. Frank Black. Ma Frank Black dei Pixies o Franco Nero, l'attore? Dei Pixies proprio. Potrebbe andare a suonare il basso, intanto ogni 2 anni cambiano la bassista, si mette una parrucca, il Papa Nuovo e... Che brutta immagine. Vabbè, comunque papabili che non siano queste donne, queste artiste che abbiamo già nominato, Io ho ovviamente in mente uno che verrebbe detestato da tanti, ma per me invece non è così, perché comunque ha cantato bene e hanno portato in tour per 1 anno e oltre la cover di Black Hole Sun. Parlo di Axl Rose. Axl Rose è una persona che comunque è un artista, ovviamente sempre messo in discussione da tantissimi, ma che comunque ha creduto nei Soundgarden fin dall'inizio, portandoseli in tour nell'Use Your Illusion Tour nel 92, anche allo Stadio delle Alpi, dove c'erano anche peraltro i Faith No More, pensate che Bill comunque.
Non è un po' troppo prima donna lui per andare a fare il sostituto di... Sì, per tante altre cose sì, però per i Soundgarden secondo me ci andrebbe, visto che non ebbero problemi a includere la cover di Black Hole Sun fissa nella loro setlist del Reunion Tour del 2017 europeo, non appena era appena morto Chris, e loro la suonarono per tutto il tour, tirando via una loro canzone. Axel secondo me gli sta sul cazzo la Rock and Roll of Fame. Poi c'è Dave Grohl, sì. Dave Grohl che comunque già nel tributo a Chris Cornell aveva comunque cantato benissimo, aveva fatto benissimo con i Foo Fighters, No Attention, quindi il brano grintoso presente nel lato B di Down on the Upside, e anche Josh Homme, perché comunque il cantante di Queens of the Stone Age, i pezzi più pesi dei Soundgarden. E poi, se volesse, una volta, nell'unica trasmissione radiofonica trasmessa a suo nome, l'Eddie Vedder Radio Show nel 2012, Vedder disse: se mai dovessimo fare una cover dei Soundgarden, Ty Cobb sarebbe la nostra scelta. E siccome è il mio secondo pezzo preferito dei Soundgarden, vedere Eddie che canta Ty Cobb mi piacerebbe tanto. Non succederà, ma se succede... Vedremo. Poi altri nomi, potrebbe esserci un Robert Plant che riarrangia in acustico una Mind Riot, è infinito praticamente, perché comunque la legacy, soprattutto vocale in questo caso, di Cornell è infinita. Ci sono tantissima gente che comunque onestamente ha scoperto anche i Soundgarden e Cornell da quando è morto, quindi adesso si atteggiano super fan tutti quanti, sono super fan dei Soundgarden, e allora perché non vendevano milioni di copie anche con King Animal, perché non ne hanno venduti milioni di copie, perché alla fine per tanti anni i Soundgarden erano retroceduti, diciamo, nella serie B del rock, nella serie B del rock. Mi ricordo che c'era gente che diceva peste corna di King Animal. Io invece la trovate sempre su Pearl Jam Online. Nel 2012, il giorno dopo, feci una recensione di King Animal dicendo che è un disco bellissimo, e tuttora lo ribadisco perché è un gran disco. Riascoltatevi anche i dischi solisti di Chris Cornell, e ascoltatevi anche il disco solista di HBS, Hunter Benedict Shepard, del 2013, Indie Paul, perché adesso ha pubblicato solo in vinile il nuovo EP con 4 pezzi, e io gli ho chiesto: ma cavolo, pubblicano anche in digitale, perché insomma non mi compro il vinile. Lui: no, sono un old fashion vinyl stylish man. Seattle, vaffanculo Luca, comprati il vinile, non rompermi i coglioni. E invece a introdurli chi vedresti bene o chi vorresti? Anche lì, per onorare la legacy dei Soundgarden, secondo me pesi massimi come un Ozzy Osbourne, ma è impossibile perché è già tanto social scherzo, però non mi sembra messo bene. Però insomma, quanto i Soundgarden hanno preso il Black Sabbath, e sarebbe un onore. Jimmy Page, un altro che comunque metterebbe d'accordo sia Chris Cornell, che andò a intervistarlo varie volte quando pubblicò la sua autobiografia, che è Kim Thayil, che comunque il suono di Thayil è molto Led Zeppelin ovviamente, anche se poi ha fatto tanto di suo, ha reinventato un genere creato anche da Jimmy Page. Quindi questi mostri sacri comunque, secondo me, invece parlando di persone più giovani, e non voglio dire lui perché per lui sarebbe un po' troppo, forse, probabilmente, di Vedder, quindi mi piacerebbe molto personalmente chi potrebbe dire delle bellissime cose dei Soundgarden e di Chris Cornell, anche per sarà un tributo anche a Chris Cornell, questo ingresso alla Rock and Roll of Fame ovviamente. Potrebbero essere proprio Stone Gossard e Jeff Ament, che comunque hanno collaborato con lui nei Temple of the Dog, sono grandissimi fan. Anche McCready lo è, per dire, è un altro grandissimo fan. Anche McCready potrebbe introdurlo benissimo. Oppure anche per dire, Cameron Crowe, che comunque ha sempre seguito tutta la scena di Seattle, Singles, L'amore è un gioco, appunto, è una fotografia dell'inizio di quella scena, quindi anche lui potrebbe. Oppure potrebbero fare i paraculi quelli del Rock and Roll of Fame, vanno a chiamare il direttore, come si chiama, di Rolling Stone, come è già successo, quei nomi dell'industria che sono molto pesanti, non conosciuti molto dalla gente, se vogliamo, ma molto grossi, o qualche, però non mi piacerebbe molto. Una cosa un po' fredda, diciamo.
e anche, non so, attori come Brad Pitt. Brad Pitt è un Brad Pitt grande è- amico, ma però Brad Pitt che vada a fare il sequel appunto di Once Upon a Time in Hollywood, non me ne frega un cazzo che Brad Pitt vada a parlare di Soundgarden, perché cosa potrebbe mai apportare? Se tu ci pensi, David Letterman, che l'hanno chiamato all'ultimo per i Pearl Jam, cosa ha portato? Niente. Era Ha un parlato rimpiazzo- quasi tutto di Eddie Vedder, tra l'altro. Era un rimpiazzo, c'è da dire, era un rimpiazzo di Neil Young Ecco chi sarebbe bello anche, Neil Young. a introdurre Neil Young, Soundgarden. non ce l'ha fatta con i Pearl Jam, introduci Soundgarden. Comunque Neil Young è sempre il godfather of grunge, Sì. e quindi, Non so quanto c'è. visto che non ha introdotto ancora nessuno, né Nirvana né i Pearl Jam, almeno i Soundgarden. Cazzo, Nirvana, Michael Stipe che ci stava, i Pearl Jam appunto David Letterman che è stato bravo, ma non, secondo me non era proprio la persona perfetta per introdurli. Io avrei sempre voluto Chris Cornell, per la cronaca, e all'epoca c'era ancora, è venuto a mancare il mese dopo, pensa, quindi avrebbe potuto Chris Cornell. Ecco, fosse stato ancora vivo probabilmente avrebbero chiamato Chester Bennington a introdurre Chris. Questo è un podcast e quindi voi non vedete cosa sto facendo, ma praticamente mi sto sigillando la bocca. Ok. Non diciamo nulla. Ok, andiamo avanti. Prima hai accennato a una storiella divertente che riguarda Dave Abruzzese. Ogni tanto Abruzzese riemerge da... Abruzzese, l'altro giorno ero lì che cazzeggiavo col cellulare in mano in una pausa lavoro e mi esce fuori, siccome il vero Dave Abruzzese su Facebook, niente di, insomma, di sconvolgente, no? E su Facebook scrive le sue cose, così, spesso scrive delle robe contro Trump, delle volte scrive delle cose un po' più divertenti, delle volte posta un video di lui che fa la autocover della parte di batteria di Tremor Christ, dei pezzi che ha inciso con i Pearl Jam tanti anni fa, e fa le autocover in studio, una roba. Sì, sembra un po' vivere nel passato ancora. Comunque ognuno vive come vuole, ovviamente, giustamente, ma c'era anche chi nel 93 gli piaceva andare a fare campeggio. Quando fai campeggio soprattutto sul Mount Rainier lì a Seattle, vicino a Seattle, ovviamente poi anche imbattere in un orso. Lui cosa ha raccontato? Subito ha sbottato in questo post su Facebook dove dice: non ce la faccio più a sentire di questa storia che questa qua è una canzone burla contro di me, che mi prende per il culo a me, così. Adesso vi spiego io come sono andate le cose. Dice: con un suo amico era andato appunto sul Monte Rainier e per sentirsi più sicuro tra i boschi appunto aveva preso un fucile calibro 22, praticamente, come lo stesso Dave ammette, una versione glorificata di una pistola Piombini. Tornato dal campeggio ha menzionato distrattamente questo acquisto all'allora manager dei Pearl Jam, Kelly Curtis, e Kelly lo invitò a fare attenzione con queste armi, però gli disse anche: però effettivamente se vai sul monte là a campeggiare di notte con un tuo amico, Da buon americano ti porti le armi, no? insomma, autodifesa per queste sì, cose ci può anche una stare. forma di difesa, di protezione. Si vede che Kelly dopo lo disse a Jeff, e Jeff durante la sala prove, questo lo continua a dire appunto lo stesso Dave, durante le prove con il gruppo, Dave Abruzzese gli venne rivolta una domanda da Jeff: ma è vero che hai comprato una pistola? E lui disse: no, ne ho comprate due, non ne ho comprata una. Fact I got to. Esatto. E da lì partì un botta e risposta, e dove appunto Jeff Ament diceva: mio padre, che Jeff Ament era nato in questa comunità molto rurale e anche retrograda, diciamo, per certi punti di vista, e anche il padre aveva un fucile, e quello che il padre di Jeff diceva a Jeff quando era piccolo era always keep it loaded. E quindi vabbè. E tutto questo, racconta sempre Dave, in questo momento Eddie stava defilato silenzioso ma concentratissimo, intento a prendere appunti sul suo taccuino, e si annotava quello che loro, lo scambio di battute tra di loro. E tutto questo, e tutto quel confronto, diciamo, con qualche tocco in più e qualche aggiustamento qua e là, si trasformò nel testo di Glorified Gun,
costruito sopra un riff inventato da McCready, che stava lavorando a questo riff proprio in quel periodo lì. Benissimo, e allora io pensavo da questo messaggio postato su Facebook che svelasse chissà quali cose. Svela la cosa per come la sapevamo tutti quanti, cioè non è che ha svelato, oh mio Dio, no, in realtà avevo preso una pistola a giocattolo e i Pearl Jam non hanno capito un cazzo, pensavano fosse una pistola vera. Allora avrebbe cambiato, no, l'idea dietro la canzone. Ma come, hanno capito Pomperpier, scusate, sono reggiano, tipicamente reggiano, che significa prendere fischi per fiaschi, ecco, si direbbe in italiano. Esatto. E invece no, ha confermato la cosa, e quindi subito uno slego, vaffanculo, addirittura chiudeva il post col tempo è diventato Eddie ha scritto la canzone come frecciatina contro di me e bla bla, non me ne frega un cazzo, ma sono stanco di sentirmi in dovere di difendermi per una cosa così stupida e banale. Bravo, però l'hai confermata. Dici, è un po' tragicomica come cosa, bisogna ammettere, un po' tragicomica, perché già un personaggio abbastanza, purtroppo negli anni ha avuto dei momenti. Una volta non ti aveva fatto anche una videochiamata, uno Skype? Ma aveva fatto, è vero, c'ho anche dei vocali di Dave Abruzzese. Hey Luca, you're welcome. I'm glad I can help make these stories a little more interesting. All the best to you. Take good care, ok? Un ragazzo secondo me molto alla mano, sì. Quello bisogna dirlo, perché comunque alla mano. Purtroppo a un certo punto della sua vita è successa una cosa che è successa anche a tanti altri musicisti, ma lui era nella una delle band più famose all'epoca, e generalmente non ti succede in quel momento lì. Cioè i Guns divennero più grossi, ma Steven Adler era già stato licenziato, no? Sì. Cioè Channing andò via dai Nirvana prima che esplodessero, e poi arrivò Dave Grohl e via dicendo. Lui invece proprio nel momento di massima esposizione dei Pearl Jam nel mondo dissero: bene, ti puoi accomodare, questa è la porta del ristorante, ti pago il conto, gli disse Stone, e sei licenziato. Stone, grande Stone, che gli ha dato un peso comunque più di 30 anni fa, insomma, mica da poco, e un po' secondo me gli dispiace Stone, dispiacque. Comunque sia, ecco la grande verità di Dave Abruzzese su Glorified Gun, ovvero che tutto quello che ci è stato raccontato negli ultimi 30 anni corrisponde alla realtà, perché tranne forse quella cosa di Always Keep It Loaded. No, infatti forse manca la parte legata al scambio di battute tra lui e Jeff, cioè comunque non è che è andato lì, cioè da come è sempre stata raccontata pare che Dave Abruzzese fosse entrato dicendo got a gun, no, ne ho due. Cioè, sembra un po' un deficiente, no, però se così è andata. No, se poi Jeff gli ha detto ma sai che anche mio papà la usava per andare a caccia quando andava in campeggio, mi diceva sempre tienila sempre carica, da cui poi è nato il test, parte del test della canzone. Forse mancava quella parte quella parte di storia lì di una non discussione, ma di un dialogo tra Dave e Jeff, che parlavano tranquillamente dei fatti loro, con Eddie che se ne stava lì a stalkerarli e intanto scriveva parti del loro dialogo, che poi è diventato quasi una presa per il culo del povero Dave, che però in realtà comunque è sempre stato basilare nel sound di quel periodo. Diciamo che Eddie si è ispirato a questa cosa, la mente caduta, ma poi ci ha fatto una canzone che è una critica più in generale, esatto, non è un attacco dei non è una enti Dave Abruzzese. Certo, Dave Abruzzese ci fa un po' una figura del però vabbè, dai, riuscirà a conviverci comunque. Poi invece il 12 giugno al Tribeca Festival verrà presentato il film A Matter of Time, il film docufilm dove ci saranno anche varie canzoni tratte dai due concerti che Eddie Vedder ha fatto in solista alla Benaroya Hall di Seattle nell'ottobre del 2023, che racconta appunto questo docufilm, questo documentario, più che docufilm, proprio documentario, l'epidermolisi bollosa, questa terribile malattia che colpisce la pelle soprattutto dei bambini. E sarà un documentario assolutamente da recuperare, ne parleremo in un futuro episodio di questo podcast.
e lui si esibirà anche dal vivo lì, appunto, ecco perché forse sono andati a bucare troppo da teatri per esempio, perché comunque lui ci deve essere la prima volta che va proprio a esibirsi, già in realtà in Body of Work si era Body of esibito. War. Sì, Quando l'avevano presentato al Toronto Film Festival, sì, c'era, aveva partecipato. Però non è, questo invece è proprio un film alla premiere, dove vedere proprio, non ha scritto solo 2 canzoni, cioè tra l'altro lui è uno dei 2 insieme alla moglie, appunto, quindi è una cosa familiare peraltro. È la fondazione, ricordiamo, che è messa su da lui e dalla moglie per raccogliere fondi per questa malattia. Esatto. E quindi di questo ne parleremo, così ne parleremo anche di eventuali sviluppi futuri su questa apparizione dei Soundgarden, ovviamente come si concretizzerà, chi li andrà a introdurre e quant'altro. E niente, adesso l'ultima parte invece vi spieghiamo solo un attimo. Allora, ci siamo capiti, no? Adesso abbiamo 2 podcast dei Per Jam, sui Per Jam, Per Jam dalla Z e a pagamento. Lì è in abbonamento, diciamo. In abbonamento, €1,99 al mese, potete ascoltare un episodio nuovo a settimana dove parliamo, analizziamo e diciamo tutto il nostro sapere, diciamo, su tutte le canzoni di Per Jam. E siamo già arrivati a oltre 160 episodi, non è una roba da poco. Alla fine della fiera diventerà una specie di enciclopedia audio su tutte le canzoni, quindi non so, uno si sta ascoltando Fatal e dice cavolo, aspetta, ma sai che ti vai a trovare Fatal e te la vai a ascoltare. È una cosa, secondo noi, e anche e soprattutto perché secondo noi, ma secondo i nostri abbonati, è anche una cosa che gli piace molto, e ogni abbonamento dà diritto non solo all'ascolto di un nuovo episodio e di tutto l'archivio dei precedenti episodi di questo podcast, ma anche a visitare sezioni riservate sul nostro sito esclusivamente per gli abbonati del podcast, e in più entrare a far parte di un gruppo WhatsApp riservato agli abbonati, dove, per dire, se vi interessano le cose audio, e i fan generalmente pagano, non posso dire di più, abbonati. Poi c'è questo. Tra l'altro posso specificare una cosa: uno non è che se si abbona è abbonato a vita, potete abbonarvi anche solo per un paio di mesi, vi fate un binge listening, adesso cosa sono, più di 160 episodi, e dopo 2 mesi, dopo un mese, dopo 2 mesi non lo rinnovate, oppure quello lo decidete voi, oppure potete abbonarvi un mese e poi disattivare l'abbonamento e riprenderlo dopo 6 mesi, quello lo potete decidere voi, è assolutamente non vincolante. Certo. E poi invece c'è questo altro podcast che si chiama sempre uguale, Per Jam dalla Z, ma episodi extra. Questi sono disponibili su tutte le piattaforme gratuite, su tutte le piattaforme streaming, in forma gratuita, quindi per questo non vi chiediamo nulla, ovviamente. E però ecco, ci farebbe molto piacere che soprattutto siamo arrivati a un punto cruciale del podcast, quello Per Jam dalla Z, dove analizziamo le canzoni, e grazie al sostegno dei nostri abbonati riusciamo a mandare avanti questo progetto, che una volta che sarà terminato diventerà un corpo di podcast molto enorme, comunque con più di 230 episodi circa in tutto, e sarà una roba. E poi pian piano vi sveleremo altre cose, sicuramente ne avete già sentito parlare, perché comunque ogni tanto lo buttiamo fuori anche appunto a livello promozionale, anche proprio sui nostri vari social, sulle nostre piattaforme social che abbiamo, ed è l'unica cosa che di supporto che se voi volete fare, per esempio online a noi, è l'unico modo che potete farlo, e vi saremo grati se lo faceste. Se non lo fate invece niente, continuate ad ascoltare questi episodi extra, e comunque anche questi episodi extra è possibile realizzarli solo perché ci sono gli abbonati dell'altro podcast che ci supportano, perché comunque siamo dei creator indipendenti, e quindi l'unica forma di supporto è quella che viene dai nostri ascoltatori. Esatto, che poi ci permettono anche, adesso sentite le nostre voci, per dire, abbiamo, se uno facesse una foto qua, quando fa le interviste ai vari, così abbiamo comunque
dei microfoni della Rode, senza fare pubblicità. Ma però poi Abbiamo una strumentazione semiprofessionale, professionale, che ha un costo comunque. Quindi tutto per farvi ascoltare meglio questi episodi, altri episodi, tutti gli episodi di Per Genere alla Z, che comunque... E poi se invece non vi volete abbonare, niente, vi rimane il sito, comunque tutte queste cose che vedete che negli ultimi tempi soprattutto è super aggiornato, però le cose che svegliamo nel podcast, credeteci, non le svegliamo sul sito, quindi iscrivetevi, abbonatevi. Direi che è tutto per oggi. Ci sono altre cose da dire? No, direi di no, dopo questa parentesi anche divertente un po' su tema abruzzese, insomma, ecco così, e niente, vi aspettiamo appunto nei prossimi episodi, ogni tanto ne faremo, e soprattutto quando sono delle cose interessanti da parlare, proprio come questo periodo che comunque con i Per Jam in Tour, un sacco di pubblicazioni, poi non abbiamo parlato anche delle vari side project, così come anche l'EP nuovo di Matt Cameron con Shyna Shepherd e così, e quindi ce ne sarebbe, però siamo già arrivati più o meno a un'ora. Direi di questo che è episodio. È il momento di salutare tutti e a risentirci molto presto, sempre su Per Jam dalla Z, il podcast di Per Jam Online.